Salve e benvenuti alla Piana di Astreg. Io sono Jack Sunslight e in questo video analizzeremo altri 2 gormiti del Popolo del Mare della seconda serie. Ma prima, sigla! Cominciamo con il più basilare, Elico il Guardingo. Gridi di battaglia, nessuno può fermarmi, figuriamoci te. E dalla serie Atomic, Onda Trivellante! Questo gormita non è ispirato ad un animale in particolare, ma comunque a tratti, o forse dovrei dire parti, di vari tipi di conchiglie. La testa è ispirata alle conchiglie bivalvi, tipo cozze o vongole. Le spalle sono conchiglie gasteropodi, come i gusci di lumaca. E infine le braccia, dalla forma di trivella, potrebbero essere ispirate ad un altro tipo di conchiglie, le scasofopodi, data la forma allungata. Ma credo che siano comunque gasteropodi provenienti dalla turritella, mollusco caratterizzato da questo tipo di guscio. Ora parliamo però del gormita in sé. Elico è capace di stare fermo per giorni interi, ma quando qualcosa si avvicina, lui scatta e colpisce i suoi nemici con le sue trivelle rotanti, forti quanto trapani, con cui è anche capace di scavare buche e tunnel, attraverso i quali i gormiti del popolo del mare possono andare a incontrare di nascosto gli altri popoli del bene. Con la trasformazione Atomic non ottiene alcun potere aggiuntivo particolare, ma la profonda bioluminescenza gli riduce il mimetismo, la magia, lo psicopotere, al fine di potenziare in maniera quasi esagerata la potenza e la velocità, rendendolo più ottimale e potente che mai. Ora passiamo alla gormita effettivamente richiesta da voi, Tartantica la veggente. Uno dei pochi gormiti di sesso femminile è basata sulla tartaruga e sul chiaro veggente. Non ho trovato molte informazioni riguardo al legame fra queste 2 caratteristiche, tranne forse il fatto che il guscio di tartaruga veniva usato in Cina, durante la dinastia Zhou, come osso oracolare, cioè un osso che viene usato per la divinazione. Se ne sapete qualcosa di più, scrivetelo pure nei commenti. I suoi gridi di battaglia sono: non metterti sulla mia via, altrimenti non vedo futuro per te. E dalla serie Atomic, le vie del destino sono di difficile interpretazione. Nella carta ci viene detto che sa nuotare parecchio senza stancarsi, caratteristica che ci si aspetterebbe da un qualsiasi gormita del mare che si rispetti. E poi che riesce a vedere il futuro, tanto da sapere come andrà a finire uno scontro tra lei e un suo avversario, anche se non significa che non lo perderebbe. Infatti, facendosi caso, non viene mai detto che i suoi nemici non dovranno scampo o che ne dovresti avere paura come per molti altri gormiti. No, semplicemente che sa come sarà il combattimento. Magari sa prevedere le mosse, ma date le sue statistiche non credo che sia capace di vincere uno scontro contro molti gormiti tra quelli della sua serie. E già che parliamo di statistiche, io direi che sono abbastanza deluso dalla statistica di potenza di difesa, che secondo me dovrebbe essere come minimo aumentata di 4, riducendo la stat di mimetismo di difesa. Tornando alla sua chiaroveggenza, io direi che non sia un'abilità magica. Già, io credo che non sia una vera e propria chiaroveggenza, ma più che altro sia una capacità di capire come andranno gli eventi basandosi sulle sue esperienze e su ciò che vede. Infatti la carta fa notare nel particolare la sua attenzione ai dettagli. Inoltre ci viene detto che nessuno la conosce abbastanza bene da sapere quando è nata, quindi almeno tra i gormiti del mare attuali è la più anziana, e che nonostante ciò tutti la ascoltano. Ma con la forma Atomic tutto cambia. Infatti il potere della profonda bioluminescenza le diminuisce molte delle sue statistiche, al fine di migliorare esponenzialmente la magia. Ora nella carta appare una sua citazione: il tempo è uno strano meccanismo che non può essere influenzato. Da questa frase e dal suo grido di battaglia possiamo evincere una difficoltà di comprensione del flusso del tempo, quindi un'effettiva capacità di vedere il funzionamento del tempo stesso attraverso la magia, e non solo supposizioni. Ci sono varie strade di pensiero riguardo al funzionamento del tempo,
e alcune di queste sono state la base di alcune serie, film, storie, videogiochi, chi più ne ha più ne metta. In questo caso credo non ci abbiano messo troppo pensiero, ma proverò a dare un senso al funzionamento della previsione del futuro di Tartantica. Il grido di battaglia parla di vie del destino al plurale, suggerendo quindi che ci sono più strade possibili, ma dice anche che il tempo non può essere influenzato. Quindi ci viene mostrata sia la capacità di scegliere la strada che si desidera di più, sia il determinismo assoluto del destino. Caratteristiche abbastanza contrastanti, ma voglio comunque darvi la mia supposizione. Lei dice di non volere assolutamente influire sugli eventi, e forse il motivo è che certi eventi non possono essere cambiati in nessuno dei futuri alternativi che vede. Infatti, dal momento in cui ottengono il potere Atomic in poi, gli eventi principali sono tutti non modificabili. La sconfitta dei popoli del bene, il ritorno di Sommo e di Obscurio e quindi l'inevitabile guerra, la necessità di allontanare l'occhio della vita e il ritorno e la divisione di esso. Infine, il conflitto finale e ciò che ne consegue. Questi sono tutti eventi necessari che non possono essere evitati in alcun modo, punti fermi nella linea del tempo. Mentre gli avvenimenti evitabili da quel momento in poi si trovano già in condizioni per lo più ottimali per i popoli del bene e probabilmente se intervenisse gli eventi cambierebbero in peggio, il futuro che ha visto è il futuro meno peggio per i popoli del bene, quindi non è necessario modificarlo. Spero si sia capita la mia idea e spero anche che vi sia piaciuto il video, perché per oggi è tutto. Fatemi sapere nei commenti quale altro gormita del popolo del mare della seconda serie volete l'analisi e condividete il video se potete. Se volete aiutarmi con grafica, traduzioni, informazioni e qualsiasi altra cosa, entrate nel gruppo Telegram dal link che vi metterò in descrizione. Maggiori info in descrizione. Ciao!